Durante le vacanze estive sono stato contattato da tantissimi brand nuovi con i quali non ho mai collaborato per avere delle recensioni. Questo fa sì che sono veramente pieno zeppo di prodotti nuovi da farvi vedere. Oggi iniziamo con il primo, un monitor esterno molto piccolo e leggero che mi ha veramente stupito. Questo subito dopo la sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un monitor esterno da 5,2 pollici che mi ha inviato Porky's. Non conoscevo questo brand, ma sono andato su Amazon, ho visto un sacco di recensioni positive su questo monitor e ho detto perché no, proviamolo. Come sapete, nella mia carriera, e lo metto tra virgolette, da videomaker, perché videomaker non sono e faccio al massimo dei piccoli reel, ho utilizzato solo un altro monitor esterno molto bello da 3000 nits di cui ho fatto una recensione, la trovate qui sopra nelle schede. Questo è un monitor sicuramente molto diverso da quello, è un monitor molto più accessibile economicamente perché costa in questo momento su Amazon solo 180 euro e lo spoiler è che per 180 euro ragazzi è un ottimo prodotto. Partiamo dal peso, che è una cosa fondamentale da tener conto quando dobbiamo andare a mettere il monitor sul nostro gauge. 170 sono i grammi di questo monitor, quindi veramente molto piccolo e di dimensioni molto simili al mio iPhone 14 Pro. È leggermente più spesso, ma in realtà per le altre dimensioni siamo lì. È anche più leggero, appunto, dello stesso iPhone, quindi molto interessante per poterlo utilizzare in setup veloci e molto portatili. La luminosità massima non è altissima, ve lo dico già, stiamo parlando di 600 nits, che però, vi dico la verità, utilizzato sotto al sole a mezzogiorno appositamente per vedere se riuscivo appunto a vedere la scena tramite il monitor esterno e aiutandomi con il paraluce che vi danno in confezione, effettivamente riuscivo a vedere tutto alla perfezione e comunque riuscivo a vederlo in maniera decisamente molto migliore rispetto al monitor della mia A7 IV. Quindi non vi fate ingannare dai soli 600 nits, che sì, sono pochi. Vi ricordo che l'altro monitor di cui ho fatto la recensione era da ben 3000 nits, quindi stiamo parlando di due cose completamente diverse. Però vi dico la verità, effettivamente anche in quella situazione lì, quindi messo proprio nella situazione peggiore, io comunque riuscivo a vedere la scena in maniera decisamente interessante. Lo potete alimentare o con la presa elettrica grazie a un alimentatore che non è in confezione, e tramite poi presa DC, quella normale, o la potete alimentare in due modi diversi con due batterie diverse, o le classiche NPF della Sony, o con le batterie della Canon LP-E6. Io non ho Canon, non ho quelle batterie, non ho potuto testarlo, ma effettivamente ci sono due attacchi completamente diversi nello stesso slot, appositamente per utilizzare tutte e due queste batterie. Abbiamo una presa HDMI in e out, molto comoda quella out, specialmente se streamate, ovvero potete utilizzare ad esempio il log in macchina e poi con l'out andarlo a portare sul vostro PC già luttato, perché sì, una cosa fondamentale di questo monitor è proprio che ha le LUT incorporate e potete caricare anche le vostre LUT direttamente dallo slot SD. Come vi dicevo, assorbe solo 6 watt, quindi se ci mettete una batteria anche di quelle piccole vi durerà veramente molto. E per quanto riguarda lo spazio colore siamo nel P3, quindi spazio colore decisamente molto ampio. Ultima cosa, stiamo parlando di un monitor Full HD. Chiaramente accetta il 4K, ma quello che vedrete lì è in Full HD. Avendolo utilizzato sul campo vi posso dire che mi è piaciuto veramente molto, e questo perché le dimensioni sono realmente molto piccole ed essendo così leggero effettivamente ve lo porterete sempre dietro. In questo momento specifico sto andando a ricercare, come sapete, ogni volta dell'attrezzatura molto leggera e molto portatile, proprio perché ne porto tanta e avere dei monitor da mezzo chilo diventa un problema, anche perché molte volte lo vado a utilizzare sopra il Ronin con il braccettonato, e il Ronin che ho io è l'RS3 mini, quindi è mini, e di andarci a mettere un monitor enorme non ha assolutamente senso. Ecco, questo monitor ad esempio con l'RS3 mini è assolutamente perfetto. Abbiamo ovviamente una presa out per le cuffie, quindi possiamo sentire quello che sta registrando la nostra macchina fotografica direttamente dal monitor esterno.
Abbiamo un selettore per loccare lo schermo, abbiamo l'altro selettore per accenderlo e spegnerlo, e con le porte abbiamo praticamente finito. Il monitor è touchscreen e questa è veramente una cosa che mi piace molto. Anche il monitor di cui ho fatto già la recensione, per esempio, non era touchscreen. Vero è che aveva un sistema abbastanza veloce di joystick con il quale uno si poteva muovere all'interno del menu, ma comunque, come potete immaginare, utilizzare il touch per andare a cambiare le varie impostazioni è sicuramente molto più intuitivo e molto più veloce. Infatti nel monitor abbiamo un menu veramente infinito, abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Vi citerò qualcosa perché non vi posso far vedere tutti gli strumenti che ha il monitor, però abbiamo per esempio le griglie, abbiamo la zebra, tutto personalizzabile, abbiamo le LUT. Ecco, per le LUT io adesso per esempio sto utilizzando il log di Sony, e la LUT per questo profilo colore già era inserito all'interno del monitor. Infatti ci sono già le LUT per praticamente tutti i log di tutte le macchine fotografiche. Se non vi dovesse bastare quella, a me sinceramente basta e avanza, potete comunque andarci a mettere dentro un SD con le vostre LUT, le importate e vedrete il filmato già colorato come volete voi. Chiaramente possiamo andare a modificare la tinta, la nitidezza, il colore, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una funzione molto interessante di focus peaking, quindi possiamo vedere che le cose siano a fuoco direttamente dal monitor, quindi noi possiamo andare a modificare il fuoco dal nostro obiettivo e vedremo appunto il peaking sul monitor esterno, da non confondere con quello della macchina fotografica, lo fa direttamente il monitor. Abbiamo le waveform, abbiamo il fast color, abbiamo veramente tutto quello che ci serve. Ve ne ho detti soltanto alcuni. Per sapere tutte le impostazioni che sono presenti sul monitor vi consiglio di andare sul sito del produttore, che vi lascio qui sotto in descrizione. Tanto sul sito c'è uno schemino che state vedendo in questo momento dove ci sono proprio tutte le funzioni elencate. E cos'altro vi posso dire? A me è piaciuto veramente molto. Vi dico che se lo lasciate acceso per ore e ore si scalda, non diventa rovente ma comunque si scalda, però non si spegne e non si surriscalda, quindi penso che sia abbastanza normale per un monitor così piccolo senza ventole che comunque dopo ore di utilizzo si scaldi. Però vi dico la verità, non è una roba che vi dà fastidio. Io ci tengo a dirvi tutte le cose positive e negative nei vari prodotti, non penso che sia una cosa negativa perché penso sia normale che si scaldi, anche perché fuori a Roma siamo a fine agosto e ci sono 40 gradi, quindi ok. Però vi segnalo che si scalda, ma come vi dicevo non si surriscalda e non si spegne. Una delle pochissime cose negative che ho trovato è la vite da un quarto, che è messo solo sul lato lungo del monitor. Quindi se lo dovete mettere in orizzontale, come va messo normalmente un monitor esterno, nessun problema. Ma se lo volete mettere in verticale, perché magari girate direttamente in verticale, qualche piccolo problema c'è, nel senso che avendo una sola vite da un quarto messa sul lato lungo, magari trovate un po' di difficoltà nel metterlo al verticale. Difficoltà che per quanto mi riguarda però non esistono. Questo perché, come vi avevo detto prima, essendo di dimensioni molto simili a un iPhone, chiaramente potrete andare ad utilizzare una classica pinza di questo tipo. Quindi ad esempio, avendo una vite da un quarto da questa parte e una vite da un quarto dall'altra, potete andarlo a mettere assolutamente dove volete, e sono convinto che una cosa del genere già ce l'avete a casa. A questo punto non mi resta che dirvi se ve lo consiglio o non ve lo consiglio, e come avete capito assolutamente ve lo consiglio proprio per il prezzo. In questo momento su Amazon è a 180 euro e per 180 euro è un monitor che funziona decisamente molto bene. Sinceramente non ho provato gli altri monitor competitor su quella cifra, quindi non vi posso dare un paragone tra questo e qualcun altro. Però se siete all'inizio, o se non siete all'inizio ma volete un qualcosa di molto piccolo e molto leggero da poter portare sempre con voi, questo, per come l'ho potuto provare, è assolutamente consigliato. Lo utilizzerò o meno? Sì, lo andrò a utilizzare, e sicuramente lo andrò a utilizzare quando dovrò fare dei lavori video. Questo perché normalmente mi chiamano per fare dei lavori foto e magari poi ci mettono dentro anche un piccolo reel. A quel punto non vado neanche a montare il Ronin, faccio a mano e finisce la storia.
Quando invece mi chiamano per fare o solo reel o qualche piccolo video, a quel punto lì sì, utilizzo il Ronin e assolutamente mi serve un monitor esterno. Anche perché sto incominciando a fare i miei contenuti in log e come sappiamo dobbiamo sovraesporre l'immagine, abbiamo un'immagine molto poco contrastata, dalla macchina fotografica non vedete praticamente niente, specialmente d'estate sotto i raggi del sole, e un monitor esterno fa assolutamente la differenza, anche perché potendo andare ad utilizzare le vostre LUT vedrete già il filmato bello che è pronto e riuscite a capire anche se l'esposizione è ok. Ok ragazzi, per questo prodotto è veramente tutto. Se avete delle domande specifiche, mi raccomando, fatemele qui sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per non perdervi neanche un contenuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!